Ve lo dico sinceramente, sono rimasto scioccato. Ho appena finito di preparare la storia di una super colonia di formiche nei boschi tra Svizzera e Francia e credo che neanche voi riuscirete a togliervela dalla testa una volta ascoltata. Un impero immenso, una nazione di 70 ettari dove più di 1200 nidi sono come un unico e gigantesco organo vivente. Magari avessimo noi umani un decimo della loro coordinazione ed efficienza. Dietro questa unione perfetta però si nasconde un mondo spietato, fatto di colpi di stato, sacrifici brutali e infiltrazioni degne dei servizi segreti. Restate qui perché oggi entriamo nei segreti di una superpotenza che non dovrebbe nemmeno esistere. Bentornati amici cari. Tutto inizia alla fine dell'inverno. Le enormi cupole di aghi di pino alte anche più di 1 metro si ridestano dal gelo. Dopo aver passato l'inverno in diapausa, ammassate al centro del loro formicaio, le formiche piano piano escono e per prima cosa si mettono al sole. No, non stanno cercando la bronzatura per l'estate. Si mettono lì ammassate, trasformando i loro piccoli corpi in veri e propri pannelli solari viventi. Una volta accumulato abbastanza calore, si tuffano nuovamente nel cuore del nido per rilasciare quel calore all'interno. In pratica fanno da caloriferi umani, o formichifori se preferite. Ma non basta, l'intera struttura è una centrale termica pazzesca. Gli aghi di pino non sono ammucchiati a caso, sono posizionati con un'inclinazione quasi scientifica per catturare ogni singolo raggio di sole e trattenere il calore. C'è un'edilizia interna da fare invidia ai nostri migliori architetti. Le operaie rimescolano continuamente il materiale dall'interno all'esterno per evitare che il nido marcisca con l'umidità. E l'esposizione al sole serve anche a una cosa fondamentale: igienizzare il nido da batteri e virus, ma soprattutto loro stessi, poiché la maggior parte dei batteri muore col calore e i raggi UV. E le formiche usano il sole come disinfettante e lo sanno bene, molto meglio di noi. Pensate che le formiche sono su questo pianeta da 140-160 milioni di anni, dall'era dei dinosauri per capirci. Una pulizia di primavera millimetrica e ancestrale, direi. Subito dopo il risveglio però finisce la pace e iniziano le faide. Se due formicai di specie diverse o di colonie rivali si incrociano, si scatena il Vietnam. Le formiche del legno del Giura non sono solo pacifiche abitatrici del bosco, sono cacciatrici spietate e soldati addestrati. Un cecchino chimico posteriore che acceca e dissolve i nemici. Pensate, riescono a scacciare animali grandi e grossi come le mucche se minacciano il loro nido. E come lo fanno? Con un attacco chimico a mo' di irrigazione del giardino con spruzzino di acido formico. Sapete cosa succede poi? Quando la battaglia finisce? Sul campo non si spreca nulla. Le operaie trascinano i cadaveri dei nemici dentro al nido per darli in pasto alle larve. I rivali di oggi diventano le proteine che nutriranno i bambini di domani. Se invece a morire è una compagna di nido, scatta un rigido protocollo sanitario. Viene portata in una vera e propria discarica dei rifiuti fuori dalla cupola per evitare che batteri o infezioni decimino la popolazione. Una gestione della morte che unisce cinismo militare e igiene millimetrica. Quando non sono impegnate in guerre contro altri formicai, vicini o lontani, guerre che durano anche settimane, le formiche del legno vanno a caccia perché hanno sempre un disperato bisogno di proteine per nutrire le larve, le pupe, e sono cacciatori formidabili, capaci di cacciare prede molto più grandi di loro. Più di 25 tonnellate di insetti si calcola che vengano cacciati e uccisi dalla supercolonia in un anno. Una ecatombe annuale periodica. Fortuna che non sono grandi come la vecchia Shelob e il ragno del Signore degli Anelli.
Queste formiche raccolgono la resina dalle conifere e la usano all'interno ed esterno del nido. Spargono i piccoli sassolini di resina in tutto il nido ed è come un antibiotico naturale potentissimo per curare le infezioni della colonia stessa. Praticamente hanno la farmacia incorporata. E un'altra cosa molto affascinante è che hanno un rapporto simbiotico anche con un altro insetto, le afidi, che vivono in questo caso nei rami degli alberi. In cambio di protezione dai predatori, le afidi, dopo una breve stimolazione come delle carezze fatte con le antennine delle formiche, rilasciano una goccia di melata, un liquido molto dolce e fondamentale nella dieta delle formiche e delle pupe. Veniamo al mistero più grande. Come fanno 1200 nidi a non farsi la guerra? Contrariamente a quanto si crede, non ci sono tunnel sotterranei. La loro rete è in superficie, vere e proprie autostrade di sentieri chimici battuti nell'erba. Tutto nasce per gemmazione. Quando un nido è troppo pieno, una parte di operaie e regine si sposta più in là. Ma dobbiamo dire anche quest'altra cosa assurda. Ogni cupola ha molteplici regine, tantissime, e tutte vengono accudite allo stesso modo, quindi non ce n'è solo una. Le operaie le lasciano uscire durante il periodo dei primi soli, ma solamente per un breve periodo. Quando pensano che abbiano preso abbastanza sole e aria, le riportano all'interno del nido. Ma sentite questa? Se la regina magari non ha voglia perché è stata tutto l'inverno rinchiusa, poverina, vengono spinte anche in malo modo o trainate, mordendogli le antenne e spingendole o tirandole dalle zampe, di nuovo dentro la colonia e nella loro stanza, dove continueranno a procreare le nuove generazioni. È stato fatto un esperimento da Sir David Attenborough, il re dei documentari naturalistici, che io adoro da sempre, ed è stata messa una formica della stessa supercolonia in un nido a chilometri di distanza, ed è successa una cosa pazzesca. Inizialmente la formica del nido ospitante si fa aggressiva e titubante, ma la straniera non scappa, le accarezza la testa con le antenne, quasi a dirle calma, sono dei vostri, e le chiede di essere nutrita, più come segno di pace e amore che come fame, credo. Attraverso questo scambio la formica locale riconosce il ferormone, capisce che condividono la stessa firma chimica universale e, invece di farla a pezzi, la nutre e la accetta come una sorella. Una roba che gli umani se la sognano, oggi più che mai purtroppo. A metà estate, tra luglio e agosto, l'aria si fa pesante e umida. È il giorno della sciamatura. Migliaia di maschi e regine alati prendono il volo per l'accoppiamento. Per i maschi è un viaggio di sola andata. Accoppiamento mordi e fuggi e morte immediata. Scartati dalla natura come gusci vuoti, sono sempre gli uomini a schiattare per primi. Però non è giusto, dai, madre natura. La regina invece atterra. Si strappa le ali, non con poche difficoltà, dato che non le serviranno più e le sarebbero di impiccio per quello che si accingerà a fare, cioè creare il suo impero. A proposito della fondazione di nuovi imperi, la natura ha un lato oscuro degno dei peggiori servizi segreti. Alcune regine parassita non hanno voglia di faticare, vogliono tutto e subito e preparano un colpo di stato che però gli costerà non poca fatica ed il risultato non sarà per niente garantito. Sentite cosa fanno. La regina parassita gravita fuori dal nido nemico per settimane. Fa delle piccole scaramucce calcolate con quante più operaie di pattuglia possibili, sfiorandole o cercando un contatto per assimilare graduatamente il loro odore. Quando ha accumulato abbastanza informazioni chimiche, uccide un'operaia isolata, usa i suoi resti come travestimento e si infiltra nei tunnel del formicaio. Arriva alla regina legittima. Dopo attimi di tensione,
possono succedere due cose sostanzialmente. La prima è che l'odore che gli si è attaccato è troppo poco. Le formiche a guardia della regina si accorgono che è un'intrusa e la uccidono seduta stante, e in malo modo pure. Oppure lei riesce, emana i suoi feromoni che ipnotizzano tutte le formiche nella sala della regina, che cominciano a pulirla e nutrirla, dopo ovviamente aver decapitato la regina in carica e preso il suo posto. Quindi grazie a un lavaggio del cervello a base di feromoni falsi, costringe le operaie rimaste ad accudire i suoi nuovi figli. E pensate che c'è chi fa di peggio. La specie Teleutomyrmex schneideri non uccide nemmeno la regina ospite, le monta letteralmente sulla schiena, si piazza lì a sbafo come uno zainetto e si fa nutrire dalle operaie ignare insieme alla vera sovrana. Altre ancora, come le formiche amazzoni, non sanno proprio cacciare, organizzano raid militari nei nidi vicini, rapiscono le pupe e le schiavizzano per tutta la vita quando nascono e crescono. Roba da brividi, eh? Lo sapevate che le nostre formiche del legno, mentre le operaie si logorano e si spengono lavorando duro per soli pochi mesi, le regine sono vere Highlander. In alcune specie possono vivere fino a 20-30 anni, restando nel buio a produrre milioni di uova. Tu cosa sceglieresti? Vivere poco ma intensamente o a lungo chiusi in una stanza, serviti e riveriti a procreare tutto il tempo? Una dura scelta, eh? C'è molto altro di assurdo da dire sulle formiche. Magari se la famiglia crescerà ne faremo uno che descriverà tutte le cose bizzarre e assurde che fanno le più di 10.000 specie di formiche. Che ne dite? Scrivetemelo nei commenti. Forse la loro unione è figlia di un livello socioculturale molto basso, di puro istinto chimico privo di ego, ma guardando i risultati e la loro efficienza, un briciolo di invidia viene, dai. La prossima volta che fate una passeggiata in montagna e vedete un nido, guardatelo bene. Di sotto potrebbe esserci in corso un colpo di stato, una rivoluzione francese o una schiavizzazione ipnotica in atto. Se questa storia ha scioccato voi tanto quanto ha scioccato me, lasciate un bel commento, anche un semplice emoji, e ditemi cosa ne pensate. Iscrivetevi e entrate a far parte di questa famiglia sempre più grande e sempre più bella. Io vi aspetto nel prossimo video e voi, nel frattempo, come al solito, restate curiosi.